Buonasera ormai a tutte e a tutti e benvenuti alla terza puntata ufficiale del podcast, se non contiamo lo speciale che è uscito la- 2 settimane fa. Questa puntata è tutta dedicata al nostro Howie o Sweet D, come potete vedere dal nostro sfondo. Voglio farvi notare come siamo diventate molto più brave comunque, perché le prime puntate non avevano gli sfondi. Adesso, grazie a Mel, abbiamo imparato a Sì. mettere gli sfondi. Grazie Mel. Per YouTube, ovviamente, chi ci ascolta non può vedere, ma abbiamo Howie alle nostre spalle, cioè è interessante. Sta di qua e io continuo a puntare la parte sbagliata. Allora, Questo qua, lui. parliamo del nostro Howie. Howie, secondo membro ufficiale dei Backstreet Boys, in ordine cronologico, ovviamente, non per importanza. Non ci sentiamo di fare una classifica per importanza, hanno tutti la stessa importanza. Nato il 22 agosto del 73 a Orlando, in quel della Florida. L'unico nativo di Orlando, diciamo, Eh, l'unico che veramente è nato lì. L'unico che veramente, sì, che veramente è nato lì, e da mamma portoricana, che faceva tipo la collaboratrice scolastica, eh, Paula, Paula Paola, e papà, ex Oak. soldato, ex militare, di origini vagamente irlandesi, ma stiamo Sì, parlando sì. di cose proprio vecchie, che ha fatto svariati lavori, sempre comunque legati, insomma, un po' al suo ex passato militare, poliziotto, guarda giurata, eccetera, fino poi ad approdare a fare l'impresario edile. Eh, lui è Cinque fratellini. la Cinque più fratellini, fratelloni. giovane, esatto, di cinque figli, cioè nel senso, sì, erano in cinque in totale. Di cui purtroppo ne parleremo ancora più avanti. Una sorella, Caroline, è mancata nel 98 Mhm. di lupus. Era malata di lupus e per Poi ho una cosa da raccontare. Sì, per complicazioni. per complicazioni legate appunto alla malattia. Partiamo, se sei d'accordo, Ale, con appunto la sua storia artistica, diciamo, e poi passiamo Sì, alla parte più magari personale. Ok, sì. allora, vabbè, anche lui, come era stato per AJ, inizia ad esibirsi fin da piccolino, specialmente grazie alla sorella Pollyanna. Il Poi nome ha inciso un chiaramente... CD. Scusami? Poliana ha inciso un CD. Sì, 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 sì. No, io rido sempre moltissimo quando sento il nome Pollyanna, non per lei, poverina, ma perché per noi italiani Pollyanna è Pollyanna, regalaci un Poliana, sorriso, insomma, quelle cose. Poliana, quella Quindi là. a noi fa sempre molto ridere questa cosa. Cartone animato di quando eravamo piccoline, insomma. Quindi canta nel coro della chiesa, partecipa a musical, tant'è che la mamma, notando le capacità e le attitudini del figlio, gli fa prendere lezioni di ballo, di canto, di recitazione, partecipa a numerosi talent show, film, pubblicità, tutto però con il nome d'arte di Tony Donetti. E gliel'aveva dato la sua agente, il suo Esatto, vi agente. ricordate che quando avevamo fatto la puntata precedente su AJ vi abbiamo detto di ricordarvi teneramente il nome Tony Donetti perché sarebbe tornato? È arrivato Eccolo qua. il momento perché appunto lui incontrerà poi AJ con quel nome lì, ma adesso ci arriviamo. Da Bel... ragazzino, eh, dimmi Ale. no, no, dico, verso i 12 anni veniva bullizzato, Sì, da ragazzino si dice. pareva bullizzato per una cosa che a me ha fatto veramente sorridere, però evidentemente, cioè non sto sorridendo delle disgrazie del nostro povero Howie, ci mancherebbe, però il fatto è che veniva bullizzato perché non parlava bene lo spagnolo. No, E ma anche perché aveva la voce high pitch, quindi la voce, diciamo, ecco, alta, vedi ecco, anche per e perché questo. il suo peso, ho letto, ho trovato in giro.
Sì, pare. Che poi peso dove, che comunque è magro, forse perché era troppo magro? Non Boh, ho non lo mai so. visto foto di lui. Ma no, neanch'io, è sempre stato un ragazzino piuttosto magro, non lo so. Tranquillo Però, comunque. nonostante questo, il nostro Howie si diploma, tra l'altro, tra i 10 migliori del suo anno, quindi una gran bella testa, complimenti. Bravissimo. Oh, Va anche al complimenti. college. Va al college con Chris Kirkpatrick degli NSYNC, dello stesso college a Infatti si Orlando. conoscevano, sì. Mm. Invece, arrivando a quello che interessa a noi, che è poi chiaramente l'entrata nel gruppo, allora lui conosce, come vi avevamo già accennato nella puntata di AJ, conosce il nostro Alex a un festival latino dove partecipano entrambi. Lui chiaramente partecipa sempre con il nome di Tony Donetti perché tutto quello che faceva lo faceva con questo pseudonimo. Fa Tra, anche un... scusami se ti No, no, interrompo. dimmi Ale, Tra figurati. l'altro si sono conosciuti perché avevano lo stesso vocal coach. Ecco, vedi, questa mi mancava, avevano lo stesso vocal coach, vedi? Alla fine la Florida è piccola a quanto pare, no, sto Beh, scherzando. Orlando sì, Orlando, sì, poi non è vero che è piccolo, ma a ma quanto pare la l'ambito Florida è grande musicale. quanto Italia, più Sì, o meno. infatti. Tra l'altro, chicca carina da sapere, Aoi fa anche un'audizione per entrare prima di fare l'audizione per i Backstreet Boys, fa un'audizione per entrare in una band latina, tali Menudo, ok? Che Ricky Martin faceva parte dei Menudo. Esatto, volevo arrivare lì, cioè lui non viene preso perché la band doveva cantare in spagnolo e lui non parlava bene spagnolo, come abbiamo detto, il suo spagnolo non era buono abbastanza. E in compenso però appunto riceve i complimenti proprio da Ricky Martin che anche lui aveva fatto l'audizione, insomma si erano conosciuti lì. E quindi è una cosa divertente, carina da Tra sapere. l'altro la band Menudo era una band che andava negli anni 80-90, insomma così, e loro cambiavano continuamente componenti della band perché fino a stavano fino a una certa età, poi raggiunta quell'età, via, cambiavano. Ecco. Quindi Esatto. Come era successo a AJ, legge appunto dell'audizione per entrare a far parte dei Backstreet Boys sul giornale, cioè su questo speciale giornale dedicato allo spettacolo, insomma, alle possibilità lavorative nell'ambito dello spettacolo, e si presenta. A quel punto le audizioni non venivano più solo fatte da Lou Pearlman, ma venivano fatte da Lou Pearlman e Alex, che nel frattempo era stato già preso. Quindi il nostro piccolo Alex di 14 anni, sì, all'epoca, sì, dava una... all'epoca sì, Scusami? all'epoca sì. All'epoca sì, dava una mano al grande imprenditore Lou Pearlman a scegliere i componenti del gruppo, no? Tra E l'altro ha raccontato nel podcast di cui che lui insegnava le coreografie e che Aoi aveva una coreografia, però non era, diciamo, molto brava. Diciamo che Aoi non era il top nella danza. Aoi tuttora non è il top nella danza, cioè non ce ne voglia il nostro Aoi, però diciamo che il suo No, forte è la parte vocale, non molto la no, 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 parte no. di ballo, ecco. E quindi, Sì. ma lo dice lui stesso, lo ammette lui, per cui non, insomma, non siamo noi a essere cattive. Comunque balla sempre meglio di come ballo io. Ah, anche di me Ecco. sicuramente. No, 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 ci mancherebbe. Stiamo parlando comunque di meno bravo nel top, cioè nel senso, cioè una Ecco, cosa cioè non è ai livelli di AJ che comunque non è. è a livelli di AJ, esatto. O di Nick, che devo dire che è migliorato moltissimo, specialmente da quando Sì, ha partecipato a Dancing with the Stars, devo dire. mamma mia, là è stato Assolutamente. bravissimo. Vabbè, Ma poi ci ci arriveremo. arriveremo, ci arriveremo. Quindi si presenta e a parte questa cosa della coreografia, appunto, piace moltissimo sia a Perman che al nostro Alex, che appunto si impegna a insegnargli anche la coreografia per farlo prendere, insomma. Anche perché si erano già conosciuti in vari eventi, piccoli eventi così, quindi erano amici, Sì, diventati amici, diciamo più o insomma, si meno amici, conoscevano, conoscenti. sapeva che era una persona, insomma, comunque affidabile, dedita al lavoro, eccetera, e quindi ci teneva a farlo prendere. Il problema qual è, però? Che Howie, anche all'audizione per i Backstreet Boys, si presenta con lo pseudonimo di Tony Donetti. E
sbadato il nostro Howie, prima di andare via, dimentica di lasciare il recapito a cui contattarlo, insomma. Io la sapevo La diversa, sapevi non lo so diversa? No, dimmi perché. Sì, tu. sapevo che praticamente lui avevano queste foto, diciamo, con i vari contatti e che se la Mm? persero quella foto loro. Non so Ah, se ok. Howie Quindi non era se l'è colpa del povero persa. Howie. Uno dei due, qualcuno si è perso, è andata persa, non si sa da chi, se da Howie o da Lu o da chi era là. Insomma, esatto, Ehm, non avevano più contatti. Quindi cosa fanno? Provano a cercare chiaramente su quello che immagino all'epoca fosse il banale elenco del L'elenco telefono, telefonico. no? Che cioè, le nuove generazioni non sanno neanche più che cos'è, ma una volta noi millennial sappiamo benissimo che c'era l'elenco del telefono. Quindi provano a Diceva nome, cercare. cognome, indirizzo e numero di telefono. Esatto, soltanto che ovviamente non c'era nessun Tony Donetti nell'elenco No, del non esisteva la telefono, famiglia Donetti in esisteva la Florida famiglia Donetti, ad Orlando. eccetera. E quindi niente, fondamentalmente Howie perde la sua possibilità di entrare nel gruppo. E voi direte, com'è che c'è entrato? E adesso ci arriviamo. 6 mesi dopo. 6 mesi dopo, loro intanto vanno avanti con le audizioni, cercano gente, non trovano nessuno che li convinca, eccetera, eccetera, oppure trovano qualcuno, ma poi non funziona. 6 mesi dopo, Howie si ripresenta all'audizione, ma si ripresenta all'audizione perché, Ale, Non sapeva che fosse la stessa audizione. vedi che poi alla fine sbadato Howie ci stava, cioè. Ci sta. Ci sta. Lui si ripresenta ma Povero senza Howie. sapere, povero, si ripresenta ma senza sapere che era la stessa audizione che aveva già fatto in precedenza. No? Quindi nel male è andata bene perché finalmente si ripresenta, Alex lo riconosce, no? Subito e gli dice: Ma caspita, ma tu eri già preso praticamente, non c'è bisogno di fare l'audizione una seconda volta, no? Non ti trovavamo più, caspita. E quindi finalmente entra ufficialmente nei Backstreet Boys come secondo membro ufficiale. Usa più pseudonimo di Tony Donetti perché Gli aveva portato no. sfortuna, diciamocelo. Porca miseria. E poi, oltretutto, era entrato come voce principale, diciamo, del gruppo. Era stato preso come voce principale fino all'arrivo di Brian. Sì, perché Lead effettivamente voice, ecco. sì, lui era veramente la voce principale, chiaramente insieme a DJ, che però aveva una voce decisamente diversa, quindi si facevano, diciamo, spalla uno con l'altro. Perché questo? Perché Nick era piccolino, quindi aveva Sì. una gran bella voce, però piccolino e non sapevano quanto avrebbe mantenuto quel tono di voce, quando e quanto sarebbe cambiato. Io, dalla mia punto di vista, dico grazie al cielo che è cambiato, perché mi piace tantissimo la voce di Nick adesso. E non- Esatto, Eh, però insomma, chiaramente non facevano, inizialmente non hanno fatto troppo affidamento su un ragazzino di 12 anni che cantava con una voce da dodicenne, per quanto bravo. E poi è arrivato Brian. diciamo che doveva ancora eh, entrare nella pubertà, ecco, Esatto. e completarla anche. Sì, decisamente. E poi è arrivato Brian che ha scombinato tutte le carte in tavola perché ovviamente con la voce che si ritrova o che si ritrovava quantomeno all'epoca ehm, era ovvio che prendesse il sopravvento Ma perché anche perché hanno detto che le canzoni che poi dopo nel 94 hanno firmato il contratto con la Jive Records e tutto quanto, però avevano detto che il suono di Max Martin e Devin Pop, che erano quelli che avevano scritto, diciamo, i primi brani, l'album, era, non andava bene per la voce, per il timbro vocale di Howie, che certo, sì, comunque sì, ha sì, questa sì, voce infatti. molto, molto particolare, un po' alta in falsetto e tutto Sì, 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 quanto. sì. Quindi
Quindi, vabbè, niente, ormai siamo epoca Backstreet Boys, cos'altro dire del nostro Howie se non che, allora, vabbè, a me personalmente fa morire il fatto che mentre gli altri da CD a versione live comunque cambiano un po' il modo di cantare, Howie per me è uguale, cioè la No, lo fotocopia del stesso. CD. E io trovo questa cosa, cioè, assurda, no? E Non me la Awi faccio fa di come sia possibile. una registrazione è fatta. Al massimo ne fa due per tenerla, sai, non si sa Esatto, mai per iper perfetto, professionale. preciso. Iperprofessionale, bravissimo, uno che non parla a vanvera, parla soltanto quando ce n'è bisogno. Tra l'altro, io trovo che abbia un senso dello humor fantastico. Quando fa gli scherzi a Nick è Sì, e poi fantastico. non parla, ma magari ogni tanto se ne esce con delle freddure che a me piegano No, veramente, mi sì. Poi è distruggono. stato il mio primo BSB che ho abbracciato. Oltre, è stato il primo perché quando sono entrata al VIP era il primo, era lui. Ecco, Primo lui, secondo AJ, terzo Nick e e poi basta. quarto Kevin. E poi vabbè, Brian non l'ho abbracciato perché vabbè, era Covid. Vabbè, poi spiegherò alla puntata di Brian Esatto. il mio E- siparietto con Brian. Io non ho avuto l'onore di conoscere Howie, però tutti dicono che sia adorabile e quindi non stento a crederci. D'altra parte, Sweet Dee mica per niente, cioè l'avranno chiamato in questo modo per qualche motivo. C'è un aneddoto carinissimo, Ale, lo lascio raccontare a te Sì, riguardo Howie collegato al video, cioè in realtà alla la canzone The canzone. Call. Allora, succede che i ragazzi stanno registrando The Call e a Aoi scappa un peto che era preciso, preciso, diciamo, Tempo, a tempo, ma anche, diciamo, a livello di note, tonalità. di tonalità, diciamo, con The Call, era delle stesse tonalità di The Call, quindi Nel pezzo decidono giusto. nel pezzo giusto e decidono di tenere il peto di Howie nella registrazione di The Call. Quindi E adesso io ti giuro, vi invitiamo tutti ad andare a riascoltare The Call e a cercare di individuare il peto di Howie, perché è importante. io non ci riesco, ti giuro, l'ho sentito non No, ci riesco. neanch'io, Cioè, assolutamente. ho provato ad ascoltarlo, a riascoltarlo, niente. Il peto non esistente, l'ha fatto perfetto. Vero, anche io non lo sento minimamente, me ne ricordo tutte le volte che sento la canzone perché Sì, pure chiaramente io. c'è questa cosa Forse è quando divertente. fa pum, 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 pum. Forse è Esatto. quello? Sì, Gli è dato immagino che sia lì. l'ispirazione. Immagino sia lì. Però veramente è indecifrabile. Howie è ovviamente il Backstreet Boys più amato dalle fan di tutta l'area latina, quindi Spagna, Sud America, eccetera, perché, vabbè, un po' per i suoi lineamenti Tratti somatici. americani, eccetera, e poi anche perché è l'unico che, seppur non benissimo, parla un po' di spagnolo e quindi Tra chiaramente. l'altro c'è da dire che Aui, quando hanno fatto le versioni spagnole del Anywhere for You e di I Never Break Your Heart, quindi Donde quieras yo iré, Anywhere for You, e No te quiera llorar, Never Break Your Heart, che poi dice non ti farò mai piangere in spagnolo, lui ha avuto molte parti, nonché nella nostra italiana Quit Playing Games with My Heart, anche detta No, Non puoi lasciarmi così. possiamo non ricordare quella pagina tragica della loro discografia? Sì, che io non ho mai, cioè non ascolto mai nella vita, Io non al per momento niente, non ma saprei dove ascoltarla perché ho non perso esiste. i miei CD, insomma, e quindi No, non era nel CD, io non ce no, l'avevo il CD con quella. secondo me avevano fatto poi una versione speciale per l'Italia del CD con quella canzone lì, se non mi sbaglio. Lo devo comprare allora. Non si trova tesoro perché eBay, l'ho eBay. cercato. L'ho cercato, penso esista, ma non, cioè, se non ricordo male esiste perché io ho dei vaghi ricordi di una mia amica che ce l'aveva, perché sta canzone l'ascoltavamo in qualche modo.
Sì, forse era nel singolo che era uscito in Italia, forse ce l'ho anch'io. Dovrei andare a controllare nei singoli che stanno qua in Io Italia. non ce l'ho, la vorrei avere per una questione di collezionismo, puro collezionismo. La detesto. No, Trovo che anch'io. sia, mentre le versioni in Blue on spagnolo Poi. sono tutto sommato carine, Io le adoravo, le so quella infatti è in spagnolo. veramente, la trovo abominevole, ma non per colpa loro, poverini, loro cantavano Ma il anche bene, testo? cioè trovavo che, cioè, si erano impegnati, cantavano bene per essere dei ragazzotti americani che non avevano una idea di una singola parola in italiano, però era veramente abominevole il testo, non ce ne Sì, sì, vogliano i traduttori, gli cioè autori. gli autori, Ma in però realtà loro avevano fatto un contest, non so se lo sai. non me lo Avevano fatto un ricordo. contest di mandare le traduzioni, cioè la traduzione, le loro versioni di Quit Playing Games with My Heart in italiano e hanno scelto questi autori e è stata Mancava la presa storia del contest, cioè o quella. non lo ricordavo o non l'ho mai saputo. No? L'ho saputo non tanto, diciamo all'epoca non me lo ricordavo perché mi sarei sforzata a mandare il No, mio io anche. sicuramente no, nel senso che all'epoca, quando è uscita quella cosa, io credo di, boh, non sapevo l'inglese probabilmente, o lo stavo appena No, 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 imparando, quindi io non è che fossi sta cima, però no, vabbè, lo sapevo perché volevo sapere quello che dicevano loro nelle canzoni, quindi sai, mi impegnavo e certo, sentivo i testi, cercavo di tradurre quando mettevano che era di più, no, era Magazine che alla fine ti metteva solamente la traduzione del testo non me lo e ricordo. io dalla traduzione del testo io cercavo di risalire al testo originale col vocabolario Al Neil Collins, contrario, al contrario facevo. Infatti ho preso delle cose abominevoli, cioè nel senso dei sfondoni, però comunque così ho imparato i termini, cioè mi sono fatta il vocabolario, certo. quindi già così facendo avevo un pochino più di vocabolario Eh, e cercavo, l'avrei fatto, ma vabbè, solo per il gusto di mandarlo, guarda. certo, sì, sì, sì. Cosa non abbiamo fatto all'epoca solo per avere la possibilità vaga All'epoca, di avere un contatto con loro? Eh, all'epoca, vero? noi sì, Beh, dai, un qualcuno pochino ancora in adesso. Europa. In Europa, diciamo, noi li abbiamo non seguiti perché non siamo stalker. Siamo andati in due country diverse, nazioni diverse per vedere i concerti, però basta, finisce là. Quella è la storia un po' della mia vita, perché scegliermi dei cantanti che vengano in Italia sarebbe troppo semplice. Non potevamo essere fan di Peppino Di Capri noi, no? No, evidentemente no. Poi, dunque, il nostro Howie, andando avanti nella sua, io passo un attimo alla sua vita privata, diciamo, perché adesso, insomma, ormai è nei Backstreet Boys e poi la storia dei Backstreet Boys, insomma, tutti un po' la sappiamo. Nel 2000, anche questa è carina come cosa, incontra quella che sarà poi la sua futura moglie, Lee Ann Boniello, che Di non ho origini italiane? esatto, non l'ho accertato, ma con un No, cognome no, del origini genere italiane. credo abbia origini italiane. Ed è carina questa cosa perché lui dice sempre che lui scherza sul fatto di aver assunto la moglie, no? Perché effettivamente lì era stata assunta come webmaster per il gruppo, Del per sito. gestire il sito dei Backstreet Boys. Chiaramente sito che dopo un certo periodo era AOI-centrico e quindi forse si Direi. sono accorti che c'era qualche problema. Scherzando, ovviamente. Guarda, Ehm, Nel 2006, a eh, dicembre, a 31 dicembre. dicembre, a Capodanno, mi pare, Mhm. lui le chiede di sposarlo davanti a tutta la famiglia, C'è quindi da dire che Aui è plateale. molto, 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 molto legato alla famiglia, eh. Sì, assolutamente. E si sposano poi l'anno successivo, nel 2007 a dicembre, tra l'altro con cerimonia cattolica, perché Lui è l'unico cattolico del gruppo, cristiano cattolico. esatto. Quindi Altro da dire, direi che hanno due figli, 2006,
sì, nel Non ho 2006. segnato le date, Ho sono scritto pessima. 2006, ma non credo che sia 2006 No, perché, penso di no. insomma, Comunque hanno due no, figli. nel 2008, il 6 maggio del 2008 nasce James Dwayne, no, James Hawke, perché il padre gli era morto, quindi ha messo il nome del papà. E Mhm. poi il 16 febbraio del 2016, quindi auguri perché siamo vicini alla data, diciamo, non quando andrà in onda, però non siamo troppo lontani dalla data del compleanno, nasce il biondino Holden John, come il fratello Esatto, di che Howie. appunto è molto curioso perché papà castano, mamma castana, è nato questo bimbo biondissimo che quando era piccolo Howie ci teneva a precisare è mio, giuro che è mio. No, Sembrava un po' il figlio di Kevin, quello piccolo, si somigliavano più o meno. sì, solo che quantomeno la moglie di Kevin è bionda, quindi dice ok, hanno preso dalla mamma, lì non si capiva Ma bene. sai, i geni di Kevin, comunque, essendo cugino di Brian è Certo. cioè Sì, 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 roccetto, sì, sì. biondino così, quindi insomma, biondo, come si chiama? Strawberry blonde, ecco Strawberry come blonde, Brian. wow, ok. Ah, Altro e da poi c'è da dire? dire una cosa, nel 98, questo rewind per un secondo, stavo iniziando a parlare in inglese, non lo so perché, eh, muore la sorella Pollyanna appunto di lupus e ho un aneddoto, perché io lessi la notizia sul televideo. Sai, allora, per le generazioni pre-internet, all'epoca noi non avevamo tanto internet, cioè ce l'avevamo, però non è che lo usavamo come adesso, non c'era tutta questa notizia su Non ce internet, l'avevamo queste in news. casa di solito, Io ce l'avevo, e a me è arrivata. però era il 56K, quindi andava a 3 all'ora, dove occupavo la linea telefonica, quindi Poi insomma comunque Google, costava. Google non c'erano altri motori di ricerca, ma non c'erano siti di notizie là, esatto. tantissimo, non erano diffusi. E quindi avevamo o il cartaceo o c'era il televideo. E sul televideo, direi uno, io mi leggevo le notizie dello spettacolo e lessi che era morta Caroline Mm. e scoppiai a piangere come se fosse morto un parente mio. Mia madre torna a casa e mi vede che stavo singhiozzando come una disgraziata, ma veramente, proprio i lacrimoni. E che mi fa, oddio, che è successo? È morta la sorella di Howie, oh poverino! Mia madre mi ci ha giustamente mandato perché Beh, si si era sarà spaventata a spaventata. morte, Sì, ha poverina. detto, mi hai fatto prendere un colpo. Vabbè, comunque, aneddoto divertente. Poi, altra cosa, che questa non l'ha detta a nessuno, no, a nessuno, non è che la dico, però io avevo una mega, mega crush, cioè mi piaceva proprio tanto Howie nel video di Everybody Backstreet's Back, vestito da Sì, vampiro, era tanta proprio roba. tanta Sì, roba. sì, 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 Mm-mm. sì. E io mi ricordo, dicevo Nick e Howie, poi dopo Nick. A me però Cioè, Nick vestito da mummia non piaceva. no, neanche a me mi aveva No, deluso, ok. infatti non mi era piaciuta la Nel mummia, video di no, Everybody a me che già è piacevano bianco. tanto Kevin ed AJ. No! A me Perché piaceva Howie a morte, proprio sì, tantissimo, sì. pure Kevin, tanta Mm. roba, pure lui è sempre tanta roba. Sì. Ehm, Proseguendo, allora direi due cose su progetti solisti perché progetti extra, diciamo, no? Ehm, mhm. allora, lui nel 2011 pubblica il suo album da solista, il suo unico album da solista che si chiama Due, Back to Me. ne hai fatti due. Ne ha fatti due? Quest'altro e l'altro. Ok, me l'ero perso. Vedete che mi spiegati male per un motivo. Quindi, quindi è due album da solista, mentre No, aspetta, perché Back to Me, che è il primo, tra cui canzone molto carina, 100, sì, è che è il cioè, singolo. che è il singolo, poi il lead single, e Which One Am I invece, che è il secondo album che è uscito nel 2019, è un album per i bambini, Ah, ok. quindi probabilmente è uscito solo negli Stati Uniti, Mhm. non credo sia uscito in, vabbè.
anche l'album viaggi è uscito solo negli Stati Uniti, cioè nel senso, Certo. grazie. Come al solito. Poi nel 2022 ha partecipato a una sorta di gara di ballo, reality di ballo, una cosa di questo tipo che si chiamava Dirty Dancing, mandato 2002. 2022. No, era il 2017, lo so perché ti spiego. Io abitavo negli Stati Uniti, North Carolina, Mm. e questo reality Dirty Dancing era a Asheville, che sta in North Carolina. Ok. Era proprio, vabbè, non vicino perché era tipo 5 ore da dove abitavo io. Sì, sì, sì. E era appunto, è famosissimo perché è il luogo dove hanno fatto Dirty Dancing. Dirty È uscito Dancing. subito, eh. Io poi me lo sono visto in televisione perché abitando negli Stati Uniti io mi vedevo le Certo. cose No, live. allora ho trovato l'informazione sbagliata online. Perché io No, l'ho... beh sì, immagino, perché comunque io avendolo visto lo so bene perché sono andata là nel 2016 e sono andata via nel 2020, quindi Ok. Ti interrompo soltanto perché abbiamo poco tempo, nel senso che tra 7 minuti cioè dobbiamo... già, chiudere. chiacchieriamo troppo. Altri progetti. Allora, lui è anche un imprenditore edile. Insieme a suo fratello John hanno una serie di appartamenti, resort e cose di questo tipo. Ha fondato, in seguito alla morte della sorella Caroline, con l'altra sorella Pollyanna, The Royal Lupus Foundation, che è Mhm. una fondazione proprio a favore della ricerca sul lupus, che raccoglie fondi sia per la ricerca, ma anche per dare aiuti finanziari e non alle famiglie dei pazienti affetti appunto da questa malattia. E ultimo, ma non meno importante, perché io ne sogno una da una vita, collabora attualmente con la moglie, ha questa linea Adoro, di borse, Esla, dico bene? credo di Mm. sì, Che Esla. Io sono la chiamo praticamente Esla. delle borse fatte di similpelle, ma questa similpelle è tratta dai cactus. E poi sono E, proprio belle, tra l'altro hanno dei belle. modelli veramente bellissimi e non costasse una fucilata la Il spedizione, shipping, probabilmente ma non avrei è già solo fatto la quello. follia. Mi sa che costano tanto, mi pare di Costano ricordare che parecchio le costano borse, abbastanza. sì, sì, però non siamo a livelli di designer bags, cioè No, sono ma costose, ma sui 400. 300-500, Sì, infatti io avevo dato ricordavo. un range di 400, però Bellissime comunque. costose, però insomma, ecco, sono veramente, veramente belle, dei modelli molto particolari, eccetera, quindi se vi interessa la E cosa, poi è eco-friendly, quindi per me già friendly, risparmi eccetera. soprattutto. E sui suoi social E trovate tutti i riferimenti, nel caso foste interessati a comprarla, a regalarvi una borsa fatta di cactus, che a me intrippa tantissimo come cosa. sì, sì, sì. No, e poi c'è anche da dire che ha partecipato a una puntata di Long Island Medium, che era sai, la medium Teresa Caputo, Avevo quella. letto qualcosa, ma poi non Io in realtà sapendo l'ho bene visto l'argomento ho anche. evitato. Io l'ho visto anche perché io Ah. guardo un po', mi piace guardare queste cose dei medium, però vabbè, sapendo che era Aui, l'ho vista anche perché c'era lui. E praticamente perché si voleva connettere con il padre e la sorella, Mhm. deceduti ovviamente. Ora non mi ricordo se è riuscito, mi pare che erano venuti più i nonni, non mi ricordo bene. Comunque, sì, e poi la nonna è del 34, no, la mamma, scusa, del 34, insomma, è anziana, ha 92 anni quasi, no, 91 anni quasi, già sta votando un anno in più, che è lo stesso anno di mia nonna, e per il suo compleanno l'ha portata a Porto Rico dove andavano loro in vacanza l'anno scorso, tra l'altro. Io poi sono andata là in quel periodo, quindi ho detto, "Oh", poco dopo, ho detto, dove Ricordo le andiamo? foto. Andiamo là. E gli ha fatto questa sorpresa perché lei non tornava insomma da tanto tempo lì, perché comunque insomma Carino, sweet. vita, è stato dolcissimo. No, ti ho detto, lui è molto attaccato, anche con la famiglia della moglie che invece abita verso New York, New Jersey, quelle parti E ogni lì. tanto di fatti so che fanno queste gite di famiglia per andare a trovarli, dai cugini, eccetera. Quindi sì. Vogliamo parlare dello scherzone a Nick?
Abbiamo tre perché minuti, ce la facciamo in 3 minuti? veloce, veloce. Vai. Poco tempo fa Nick stava dormendo e Aoi, siccome Nick e Aoi si stuzzicano sempre, Diciamo la verità, Aoi, Nick stuzzica Nick a rompe morte le il scatole. povero Howie, Sì, che si è e Aoi si è vendicato, vendicato e gli ha buttato giustamente. il miele mentre dormiva addosso e Nick tranquillo, zen, là così che non ha detto niente, così stata io l'avrei mangiato vivo, Io ho però fatto vedere il ci doveva video stare. a mio marito che ha la fobia delle cose che appiccicano e se Oddio, n'è andato strillando, oddio. dicendo, oh mio Dio, non me lo far vedere. Quindi è stato veramente divertente. Io gliel'ho fatto vedere apposta, ovviamente, perché sono una Sì, carogna. Andrea e Ken vanno d'accordo perché anche Ken, lui non deve Eh, sporcarsi le mani, gli danno fastidio quelle cose che appiccicano. Assolutamente. E se gli Figlio spicci la uguale, frutta anche tu, ti sono vicina. sì, e Perfetto. figlio uguale, eh? Uguale. Dopo questa chicca personale, io chiuderei su questa nota molto divertente la puntata. Fateci sapere quante fan di Howie ci sono che ci seguono, perché a me piace sempre vedere altre facce. Io sono circondata da Carter Girls qua, nel senso che la No. maggior parte delle mie amiche del fandom Backstreet Boys sono Carter Girls, non tutte, ma una buona parte. E quindi mi fa sempre piacere trovare fan di altri. Una del BSB Italia è una grande fan di Aoi, Bene, vedi, ma no, ma io quindi lo so che il nostro Howie ha delle fan hardcore e voglio trovarle, quindi fateci sapere e grazie come sempre insomma, del del vostro sostegno. supporto, del sostegno, del seguito. Vorremmo appunto creare un po' più di magari engagement con voi, quindi se volete commentare, fare domande, eccetera, adesso noi ci metteremo un po'. Tra l'altro abbiamo un sacco di appunto novità da parte dei ragazzi, per cui speriamo di Tantissime. fare tante altre puntate anche speciali come quella che abbiamo fatto sulla nuova Millennium Era. E, Prossima puntata, Nick. prossima puntata standard sarà dedicata al biondino, esatto, e molto probabilmente saremo accompagnate dalla nostra, l'altra socia. Mel. E quindi vuol dire che sarà lunghissima. E quindi esatto, aspettatemi una puntata lunghissima. Io lascerò parlare principalmente loro perché i miei aneddoti su Nick sono limitati, Beh, o dai, meglio, su. limitati. Io ci ho sempre fatto solo delle figuracce con Nick, ma questo è assolutamente un dettaglio. Niente, ci vediamo alla prossima. Grazie come al solito. Un bacione. Un bacio. Ciao a tutti! Ciao.